Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare di modellazione multicorpo, o anche detta modellazione multibody. Però, prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Cos'è la modellazione multicorpo? O meglio, cosa sono i corpi? I corpi all'interno di una parte, perché solo dentro una parte possiamo creare più corpi, e questo da Creo 7 in poi, i corpi sono dei volumi solidi e anche se si sovrappongono, si intersecano, si toccano, rimangono sempre delle geometrie solide distinte, separate, che non si fondono l'una con l'altra, come invece succede normalmente quando non abbiamo più corpi all'interno di una parte. Quindi la modellazione multicorpo consente di creare corpi diversi dentro una parte e quindi ci può anche aiutare a creare delle parti multimateriale perché ogni corpo può avere il suo materiale specifico, di conseguenza anche il suo peso specifico e questo può essere molto comodo in alcuni tipi di progettazione. Mi viene in mente ad esempio la realizzazione di oggetti che devono essere costampati con altri elementi di altri materiali, in genere materiali metallici. La modellazione multicorpo può essere anche utile per la progettazione top-down di un assieme, disegnando i componenti come corpi di una singola parte e questo ci consente di fare una progettazione molto accurata e anche abbastanza parametrica. Detto ciò, vi mostro anche un esempio per quanto riguarda i corpi e i volumi solidi, ovvero questa situazione qui, in cui abbiamo due oggetti che sono all'interno di un unico corpo, ma sono due volumi solidi distinti. Questo fa sì che qualora andiamo a modificare questo modello e colleghiamo questi due volumi solidi, diventeranno un unico volume solido perché non sono distinti in corpi. In effetti, se io riprendo questa feature che attualmente è soppressa, noterò, grazie a questa sezione che io ho lasciato acceso e anche grazie alla campitura, che in realtà, nonostante inizialmente erano due oggetti separati, attivando questa sorta di ponte tra le due geometrie, passa da due volumi solidi ad un unico volume solido. Questo perché c'è un'intersezione tra tutte queste geometrie. Con i corpi noi possiamo fare in modo che questo non accada, quindi che alcune porzioni del nostro modello all'interno di una parte siano sempre separate e distinte. Ok, torniamo all'ambiente precedente, ovvero questo file vuoto, perché qui vi voglio mostrare quelli che sono gli strumenti più importanti della modellazione multibody. Questi strumenti li troviamo all'interno del riquadro corpi che si trova sotto la scheda modello. Possiamo creare dentro una parte più corpi in vari modi, ad esempio il modo più rapido e in genere lo si fa preliminarmente quando già sappiamo che dobbiamo creare diverse parti, andiamo qui su questo comando nuovo corpo e appunto creiamo tutti i corpi di cui abbiamo bisogno. Quindi andiamo a creare il corpo 2, gli diamo OK e adesso troveremo nell'albero del modello, sotto gli oggetti del progetto, troveremo che ci sono due corpi rappresentati da questi due cubetti trasparenti. Questi due corpi sono rappresentati da cubetti trasparenti effettivamente perché i corpi sono attualmente ancora vuoti, ovvero non abbiamo creato ancora geometrie solide. Di conseguenza i due corpi sono vuoti. Questa stellina blu che vedete in questo caso sul secondo corpo sta a indicare che appunto il secondo corpo è attualmente il corpo di default, quindi se io andassi a fare delle geometrie solide, queste verranno inserite automaticamente nel corpo 2, ma in qualsiasi momento io posso selezionare l'altro corpo, quindi il corpo 1, e dirgli che deve essere lui ad essere il corpo di default e quindi posso decidere dove andare a inserire la geometria solida semplicemente cliccando su quella stellina blu. A questo punto vado a fare una prima estrusione. Non devo far altro che generare questa geometria, quindi disegnare in questo caso uno sketch sicuramente semplice per questione di velocità. Confermo e in realtà questa estrusione è stata inserita all'interno del corpo 1. Questo come lo vediamo da qui non si vede chiaramente, però sappiate che andando su queste freccette io posso andare a mostrare anche l'albero del progetto, il design tree. In questo caso andiamo a vedere soltanto l'albero dei corpi e eventualmente se gli andassimo a fare anche l'albero delle superfici, ma in questo caso non ci vengono mostrate. Possiamo cliccare qui per vedere meglio che dentro al corpo 1 è presente l'estrusione 1. Adesso da qui andiamo a trasformare in corpo di default il corpo 2 e andiamo a fare una seconda estrusione. Ecco qua, questa seconda estrusione è stata inserita nel corpo 2 proprio perché avevo attivato quello
E vi mostro adesso un'altra cosa andando a fare velocemente una vista in sezione e mostrando la campitura. Noteremo che questi due corpi, nonostante siano a contatto, non sono considerati come un unico volume. A questo punto andiamo a fare un terzo corpo, ma lo facciamo con una tecnica diversa. Non abbiamo creato un nuovo corpo, quindi andiamo a fare ad esempio una rivoluzione e dal menu opzioni corpo io posso dirgli, questi menu vi ricordo li troviamo in tutte le feature che consentono di aggiungere volume solido come può essere l'estrusione, la rivoluzione, il blend, lo sweep, eccetera, eccetera. Quindi all'interno di questo menu gli vado a dire che voglio creare un nuovo corpo flaggando questa voce. In effetti lui mi andrà a creare il corpo 3. Quindi vado a definire il piano di sketch, vado a fare una sfera, quindi mi disegno una semicirconferenza, la chiudo e vado poi a confermare. A questo punto gli seleziono l'asse del cilindro che utilizzerò come asse di rivoluzione, confermo e visto che la sezione ormai è già attiva, dall'albero del disegno vediamo che abbiamo tre corpi, i primi due che contengono le due prime estrusioni, estrusione 1 e estrusione 2, e il terzo che contiene la rivoluzione. Cos'altro possiamo fare? Possiamo anche modificare questa rivoluzione spostando il centro un po' in più basso e andando a creare un'interferenza tra i due corpi e volendo poi possiamo evitare questa interferenza. Vi ricordo tra l'altro che nonostante siamo su una parte e non su un assieme, possiamo modificare la sezione, lui ci evidenzierà l'interferenza tra i corpi. Questa è una cosa che può essere anche abbastanza comoda. Adesso nuovamente confermo, lascio sempre la visualizzazione selezionata che forse ci può essere comoda e vado a mostrarvi che possiamo fare anche delle operazioni booleane, ovvero delle operazioni di intersezione, di sottrazione e di unione. Quindi clicchiamo su Boolean Operation e in effetti vediamo l'unione, l'intersezione e la sottrazione. In questo caso voglio creare una sottrazione perché voglio creare sul corpo 2 una sede sferica sulla quale si può appoggiare esattamente la sfera rappresentata dal corpo 3. E quindi vado a selezionare il corpo che voglio modificare e quindi sarà il corpo 2 e poi cliccando in quest'altra finestra gli vado a dire qual è il corpo che deve generare questa modifica e quindi seleziono il corpo 3 e lui noterete che effettivamente mi va a creare la cavità che serve proprio ad alloggiare la sfera. Confermo, però mi sono dimenticato di fare una cosa, quindi riseleziono l'operazione booleana e posso dirgli di mantenere il corpo che ho utilizzato appunto per fare la sottrazione. Quindi clicco qui, il corpo mi appare e di conseguenza adesso ho tre corpi distinti e sono riuscito anche a fare un'operazione booleana che spesso può essere comoda. Adesso disattiviamo la visualizzazione della sezione, così come della campitura. E adesso vi mostro una cosa che può essere comodo fare quando andiamo a fare una modellazione multicorpo, ovvero posso andare a selezionare il corpo 2 e gli posso andare a dire tasto destro crea parte da corpo e quindi gli vado a dire di creare una parte che si chiama corpo 2. Ok, e in effetti adesso vediamo in un'altra finestra questa parte sarà legata direttamente al modello multibody generatore e di conseguenza quando poi modifichiamo questo modello si aggiorna. Ritorniamo sul modello multicorpo e adesso vi faccio vedere qualche altro esempio di modifiche o di creazione di corpi. Ad esempio, se andiamo su questo file dove abbiamo un unico corpo, il body 1, e vediamo che c'è una superficie che è stata creata preventivamente che potremo utilizzare per tagliare questo corpo in due corpi. Questo lo possiamo fare con questo comando dividi e ritaglia. Quindi clicchiamo sul comando, gli diciamo di dividere tramite oggetto, quindi premiamo la prima opzione sulla sinistra, a questo punto selezioniamo il corpo che vogliamo tagliare e poi andiamo a selezionare, in questo caso facendo alcuni tasti destri per selezionare l'intera superficie e quindi sufficiente confermare
perché adesso abbiamo creato due corpi. Il primo, che costituisce da tutte le feature, e il secondo, che è stato ottenuto semplicemente dividendo il primo corpo con superficie estruse. A questo punto possiamo andare sui corpi e fare tasto destro, crea assieme da corpi, ma possiamo farlo anche facendo file, salva come assieme. A questo punto gli dico che l'assieme si deve chiamare assieme da corpi e gli do ok. E quindi abbiamo creato un assieme fatto proprio dai corpi che abbiamo visto prima. Anche questa è una funzionalità molto utile, soprattutto se vogliamo progettare un assieme direttamente come parte multibody. Tra l'altro anche i corpi di questo assieme saranno dipendenti dal file originale, si aggiornano se modifichiamo il file originale. Altro aspetto, andiamo su questo modello qui, che prima abbiamo unito con questo ponte. Adesso vado a sopprimere questa geometria, vi mostro anche che nonostante in questo caso il corpo sia unico, anche se abbiamo due volumi solidi distinti, posso andare a dividere i corpi mediante un'altra funzionalità che sta sempre qui sotto, che è appunto la divisione in più corpi tramite il volume. Quindi scegliendo questa opzione. A questo punto vado a selezionare questa superficie che gli consente di distinguere questo volume dall'altro volume e quindi considerarlo un corpo separato dal primo, e a questo punto confermo. E qui vedete che adesso sono comparsi i due corpi, corpo 1 e corpo 2. Poi posso andare a riprendere questa estrusione che, come vedete, sarà unita al corpo 1 perché attualmente è il corpo di default, ma anche su questa io posso selezionarla, fare modifica definizione e sotto opzioni corpo posso dirgli di creare un terzo corpo, di creare un nuovo corpo. Ok, adesso noterete che questa parte è divisa sia dal corpo 1 che dal corpo 2. Quindi vi ho mostrato come possiamo approcciare una modellazione multicorpo e quindi vi consiglio appunto di provare questo strumento perché può essere veramente molto utile. Detto ciò, vi saluto, vi do un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione.